Le kofta sono delle polpette speziate veramente fantastiche, diffuse un po' in tutto il Medio Oriente. Noi le abbiamo assaggiate in Turchia e devo dire che la cucina turca sulla carne ha veramente tanto da insegnare. Io farò del mio meglio anche se non sono turco, ma vedrai comunque che il risultato. Prendo 500 g di carne macinata. Servirebbe carne di agnello, ma non è facile da trovarsi o farsela macinare, per cui ho utilizzato un misto bovino e suino. Aggiungo mezzo cucchiaino di sale. Poi metto del peperoncino macinato, qui ovviamente possiamo metterne di più o di meno a seconda di quanto si voglia che le nostre kofta siano piccanti. Poi un po' di paprika forte, anche in questo caso vale lo stesso discorso, circa un mezzo cucchiaino. Poi il comino dei prati, anche qui servirebbe mezzo cucchiaino, ma questo è tutto quello che ho. E infine del coriandolo. Visto che il comino e il coriandolo non sono macinati, li ho messi nel mortaio di marmo e poi li macino in maniera abbastanza grossolana. Ecco, in questa maniera mi sembra che sia già più che sufficiente e poi li aggiungo al composto. Prendo circa 40 g di prezzemolo, pulisco le foglie dei gambi e poi trito le foglie. Faccio un trito abbastanza grossolano, non c'è bisogno di andare a farlo eccessivamente fine e poi aggiungo anche il prezzemolo al composto. Come si noterà, la quantità di prezzemolo è abbastanza consistente rispetto alla carne. Aggiungo anche 2 spicchi d'aglio tritati, poi prendo una cipolla di medie dimensioni, la taglio a metà, la pelo dalla buccia e poi con il solito sistema, prima un taglio orizzontale e poi dei tagli longitudinali, la trito in maniera abbastanza fine. Ecco, così più o meno dovrebbe andare bene e anche questa la aggiungo al composto. Adesso accendiamo la migliore impastatrice che abbiamo, le nostre mani, naturalmente ben lavate, e procediamo a mescolare ben bene il composto. Dopo un po' di manipolazioni, questo più o meno è il risultato. Facciamo una palla in fondo alla zuppiera, copriamo la zuppiera con un foglio di pellicola e poi la metto in frigorifero a riposare per almeno mezz'ora. Mentre la carne riposa in frigorifero, prendo alcune cipolle, io ne ho prese 3, le spello e poi le divido in quarti e adesso le metto da parte perché serviranno alla fine della ricetta. Passata la mezz'ora riprendo il composto dal frigorifero e a questo punto inizio a formare delle polpettine. Ecco, formo delle polpette più o meno di questa dimensione che vedete. Dopo averle formate, le appoggio sul tagliere e le schiaccio allargando le dita all'ultimo momento. Una volta che ho fatto un po' di polpette, le trasferisco su un piatto. Vediamo meglio come si fanno le polpette. Le metto sul tagliere, poi le schiaccio allargando le dita e poi le trasferisco sul piatto. Ecco qua, schiaccio, allargo le dita e poi metto da parte sul piatto. E così via. Adesso che tutte le polpette sono pronte, metto un tegame sul fornello con un filo di olio d'oliva. Non appena il tegame diventa caldo, aggiungo le polpette e lascio che si cuociano ben bene. Quando cominciano a brustolirsi, le giro sull'altro lato, le giro e le giro nuovamente finché non hanno un aspetto come questo, decisamente ben abbrustolito. A questo punto le levo perché mi entravano soltanto metà delle polpette e devo fare l'altra metà, le metto su un piatto. Copro il piatto con della carta di alluminio e poi lo metto nel forno che tengo caldo a circa 75 gradi per mantenerlo in caldo. Passo con il secondo giro di polpette, in questo caso la padella più calda sono venute decisamente meglio, hanno un bellissimo aspetto. Metto anche queste in caldo e poi nella padella metto le cipolle. Le cipolle non devono disfarsi. Quando arrivano a essere cotte in questa maniera è il momento di levarle. Le possiamo mettere su un piatto e recuperare le kofta dal forno. Andiamo in tavola. Preparo l'assaggio, metto alcune kofta nel piatto, eccole qua, poi un paio di pezzi di cipolla, guardate che aspetto, è fantastico, e poi perché no, un po' di salsa tzatziki, anche se greca ci sta benissimo. Se volete la ricetta seguite il link in descrizione. Un piatto veramente fantastico, non è vero? In descrizione trovi il link del video da cui ho adattato la ricetta. E se questo video ti è stato utile, lascia un mi piace, così aiuterai altre persone a trovarlo su YouTube. E sullo stesso tema ti consiglio il video del souvlaki, che contiene la ricetta della salsa tzatziki che ho usato per accompagnare le kofta. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui e alla prossima, ciao!